Finisce qua. Inter 0, Al Ittihad 2. Arriva la prima sconfitta in amichevole dopo essere riusciti ad evitarla all'ultimo istante contro il Pisa. Una partita, quella di oggi, in cui Simo, io davvero fatico a trovare notizie positive, solo brutte notizie in questa amichevole, questa penultima amichevole estiva dell'Inter. Esci sconfitto, prestazione molto incolore, probabilmente reazione quasi zero dopo i gol subiti. C'è stata un'occasione per Carlos Augusto nel finale, qualche gol di troppo sbagliato da Correa che delle opportunità le ha avute, ma non hai mai dato la sensazione di poter ribaltare o rimettere in discussione questo risultato. Prestazioni in pochissimi emergono in positivo in questa partita, in cui arriva anche un altro infortunio, e dopo Taremi, Zielinski e Arnautovic si ferma anche De Vrij, che era subentrato nel secondo tempo e è durato pochissimi minuti. Diciamo che a 10 giorni dall'inizio del campionato non è sicuramente una grandissima notizia questa amichevole di oggi, che solleva più di un campanello d'allarme, detto che si vede che siamo con dei carichi di lavoro molto pesanti ed è necessariamente un Inter non brillante. Beh sì, la cosa dei carichi di lavoro va messa come premessa e vale in ogni discorso, nel senso che, come dicevo anche in cronaca, è il primo anno in cui la stagione non finisce a fine maggio ma finisce ad estate inoltrata, quindi è normale che da non esperto immagino che la preparazione almeno qualcosina abbia avuto come cambiamento nella strategia, e quindi questo potrebbe determinare un inizio di stagione un filo più a rilento o comunque delle dinamiche che anche lo staff stesso non può conoscere fino in fondo. Questo, ripeto, vale come premessa per tutti i discorsi. Detto questo, è stata l'amichevole più triste e più brutta che io ricordi. Quest'anno sicuro, io più volte ho fatto un parallelismo con le amichevoli dell'estate dell'anno in cui poi abbiamo fatto la finale di Champions, in cui però in campionato abbiamo fatto male. Spero chiaramente che non vada così anche la stagione, però alcuni errori, alcune disattenzioni, alcune cose negative viste mi hanno ricordato più quello che abbiamo visto in quelle gare là, e non tanto questioni fisiologiche, mettiamola così. Questo un po' mi preoccupa, devo essere sincero, anche perché già la gara col Pisa non è stata brillantissima al di là del risultato. Però E vi abbiamo prodotto di più come occasioni sicuro, comunque. sicuro, sì, 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 è vero. E oggi poco, un paio di cose di Correa che nel primo caso ha saltato il portiere, poi ha tirato troppo piano, nel secondo ha saltato il portiere, manco ha tirato. Carlos Augusto nel finale quell'occasione di testa, però poi dietro tanti errori, 2 gol subiti, ma più errori, tante rincorse, tante corse all'indietro della difesa, un po' fuori equilibrio. Non lo so, ti dico sinceramente non sono molto positivo in questo momento, non sono molto, ottimista, il che non vuol dire che arriveremo settimi, come alcuni tifosi dicono, non sono il tipo da fare queste sentenze, soprattutto il 7 di agosto, però ad oggi, a pochi minuti dal fischio finale di questa partita, ho un po' di dubbi nella mia testa che, visto che siamo a 10 giorni dall'esordio, mi preoccupano sinceramente. Io mi son fatto un'idea che adesso ti dico, e voglio sapere un po' anche la chat cosa ne pe vabbè, io le sentenze, Simo, lo sai che ci Sì, sorrido sopra, mi fanno sempre molto sorridere e le lascio sfogare. Però, io credo davvero che la brutta partita di stasera possa essere legata solamente cioè possa essere legata soprattutto alla questione fisica, perché la sensazione che ho avuto io nel vedere questa partita era: intanto a centrocampo non siamo stati dominanti, ma perché li vedevo dover occupare, diciamo uno spazio, cioè avevo l'impressione che si dovessero occupare tutti di uno spazio molto grande. E allora ho detto: "Ma com'è questa situazione a centrocampo dove sembriamo sempre un po' in rincorsa e mai dominanti?" Secondo me c'è proprio una questione di preparazione, che non si è ancora al top. Quando non sei al top gli spazi sembrano più larghi, mentre quando sei in grande condizione il centrocampo te lo mangi, quindi già lì secondo me è un primo fattore, e quando non domini il centrocampo l'abbiamo già visto anche l'anno scorso che qualche difficoltà ce l'hai. A maggior ragione questa cosa della condizione secondo me vale per Acerbi, che comunque è quello meno brillante anche per la carta d'identità, e dietro secondo me
un po' di disattenzioni, proprio di distrazioni, ecco, anche nel modo di giocare il pallone le hai pagate, e credo che sia riconducibile alla mancanza di brillantezza fisica in questa fase sicuramente. Qualche errore di troppo, quello sì, anche lì manca un po' di lucidità quando le gambe sono pesanti. Acerbi lì in mezzo alla difesa, cioè forse ecco, in vista del Genoa, anche se non sei al top della condizione, fai di più il tuo, piuttosto che buttarti in avanti, a destra, a sinistra, di qua e di là. Ti concentri sul tuo, fai il tuo e lo fai al 100%, perché poi un po' tutto il reparto dietro ne è risentito. Il secondo gol nasce da un erroraccio di Bastoni che passa questo pallone centrale e poi tutta la difesa finisce un po' fuori fase. Anche Ciala l'ho visto commettere qualche errore in più rispetto a quello a cui ci ha abituati lì in cabina di regia. Quindi tendenzialmente tutti quelli che sono rientrati un po' per ultimi ho visto peggio, mentre Bissek, Simo, fuori da ogni dubbio, migliore in campo, è quello che ci prova di più, è quello che ha un altro passo, anche più cattivo, più voglioso di andare sui palloni, che crea anche di più. Difensivamente, ancora una volta, si vede che c'è qualcosa da sistemare, ma di gran lunga oggi è quello che spicca a livello di prestazione. Sì, ed è l'unico, insieme forse a Frattesi, soprattutto nel primo tempo in realtà, che va sopra la sufficienza. Degli altri qualcuno sul 6, non di più, qualcuno ben al di sotto. Però Bissek è il giocatore che ha fatto il miglior precampionato insieme a Taremi, almeno fin quando c'è stato. Ora purtroppo si è infortunato. Sì, no, sul discorso che hai detto prima, ripeto, è difficile in parte, credo, direttamente per lo staff, figuriamoci per noi che non siamo né esperti di questo tema né nella quotidianità di Appiano Gentile. Io non mi sento di sbilanciarmi nel dire quanto di questa prestazione, di questo momento sia dovuto alla preparazione e quanto no. Proprio non posso saperlo. Una parte della spiegazione è sicuramente questa. Se fosse la gran parte del problema sarei più tranquillo, perché poi è una questione fisiologica, superi il momento e ok. Però ripeto, non so fino a che si arriva lì e fin dove invece si devono cercare altre cause. La cosa appunto che mi preoccupa un po' è che alcune questioni, alcuni limiti di questa rosa li conoscevamo prima perché li abbiamo avuti anche l'anno scorso e li stiamo rivedendo, e sono cose con le quali per carità si può convivere, l'abbiamo dimostrato l'anno scorso. Però se poi non va tutto perfettamente, secondo me son cose che emergono. Darmian come quinto ancora, Dumfries come quinto che ha dei limiti evidenti, un attacco che tu a 10 giorni dall'inizio del campionato, okay che Lautaro era fuori, okay Taremi, tutto quanto, però chiudi con Salcedo, anzi nemmeno con Correa Salcedo, con Salcedo Mkhitaryan, perché ti manca pure la riserva da mettere in campo. Cioè son tutte cose che, ripeto, ci abbiam fatto, quest'ultima dall'attacco no, le precedenti due ci abbiam fatto un'intera stagione e anche di più, anche la stessa questione dei difensori centrali, poi si fa male De Vrij, quindi anche lì torna il tema dei centrali in là con l'età. Se va tutto bene te la cavi e fai probabilmente un'altra buonissima stagione. Se si inizia a incrinare qualcosa, inizia a scricchiolare qualcosa, secondo me le prime situazioni in cui lo notiamo saranno queste, e allora diventerà, secondo me, fisiologico dire: ma perché non si è intervenuti per tempo, visto che alcuni limiti li vedevi e li potevi risolvere, invece che rinnovare a 4 milioni Dumfries, invece che chiudere gli occhi così davanti ai problemi e all'età di Acerbi e De Vrij. Io ho solo paura che durante la stagione ci mangeremo un po' le mani per non aver fatto magari qualcosina in più in estate. Mi auguro di no da tifoso, ma ho questa paura, ecco. Sei molto, molto pessimista, Simo, ti sento. Io non lo condivido, però tornerò su questo tema magari con un contenuto a parte che posso sviluppare meglio, perché poi vedo anche tanti commenti in questa direzione. Volevo sottolineare, Frattesi mi ha dato la sensazione di essere cresciuto in fase di palleggio e di conduzione del pallone. Gli ho visto fare dei passi avanti, secondo me, interessanti. Carlos Augusto mi intriga molto che sta crescendo in fase di presenza in area di rigore, e sta prendendo un po' la mira con la porta. Anche stasera ha sbagliato un gol abbastanza importante, ma mi sta piacendo abbastanza, e Mkhitaryan ha fatto vedere che quando entra anche a gara in corso ha un altro passo. Quindi oggi Simo abbiamo intravisto
una bozza di formazione che giocherà contro il Genoa alla prima di campionato, quindi Sommer tra i pali, in difesa c'è il problema di Evrai, quindi Acerbi con Bastoni a sinistra e Bissek in questo momento è il più grosso ballottaggio, Bissek-Pavard. Oggi Bissek, per quello che abbiamo visto fino ad ora, si merita la maglia titolare. Immagino Dumfries a destra con Di Marco a sinistra, Barella, Ciala, se non ci sono altri problemi, Thuram e Lautaro, e poi Miki che sale sugli attaccanti a gara in corso con Lautaro che esce. Oggi mi immagino questa formazione qua contro il Genoa. Sì, è abbastanza obbligata. Taremi non dovrebbe farcela recuperare, Arnautovic nemmeno, Zielinski in mezzo è infortunato anche lui. Abbiamo abbondanza giusto nel ruolo di Bissek e Pavard, che fra chiunque peschi fra i due diciamo che cade in piedissimi, e invece dalle altre parti c'è qualche problemino. Non lo so, guarda, io ho voluto esplicitare quelli che sono i dubbi che mi sono nati in testa mentre commentavo la partita, per essere sincero fino in fondo, però ribadisco, non do sentenze definitive né mi abbatto fino in fondo. Alla fine anche, guarda, ho fatto prima il riferimento al precampionato di 2 anni fa, riguardando il precampionato dell'anno scorso, pareggiato con l'Al-Nassr, vinto di misura col PSG, vinto di misura col Salisburgo in quella gara folle che abbiamo ricordato più volte, e quella con l'Egnati anche lì, squadra di livello bassissimo, abbiamo preso 2 gol. Cioè non è stato un precampionato entusiasmante nemmeno quello dell'anno scorso, e poi la stagione invece lo è stata. Quindi anche questo per dire che alla fine il mondo della pre-season può essere anche molto diverso da quello che poi vedi quando le partite cominciano a contare. Quindi comunque fiducia, e comunque a questo punto non vedo l'ora che inizi sta stagione per cominciare a parlare fino in fondo di cose serie, perché sulle amichevoli, come dicevo prima, non sai mai fin quanto spingerti nel giudizio, fin quando frenare, perché appunto è un amichevole, almeno per quanto mi riguarda è sempre molto difficile. Chiudo con 2 commenti dalla chat. Devo ringraziare tantissimo il nostro Franco Marelli. Grazie Franco, chiaramente non ci voleva, comunque meglio perdere ora che dopo. Interveniamo sul mercato testa bassa a pedalare. I risultati estivi creano pressione per il Milan più che per noi. Forza ragazzi, dice Franco. Sì, vabbè, sarei curioso di sapere quanti stanno commentando i risultati del Milan avendo visto le partite, perché secondo me se si guardano le partite tutta questa esaltazione viene un pochino meno, ma vabbè, tanto com'è, i risultati non contano, poi contano, vabbè. Sempre per vedere il bicchiere mezzo vuoto. Lele, grazie Lele, sono solo amichevoli, ma certi errori o atteggiamenti non sono tollerati. Sì, su questo sono d'accordo, nel senso che le disattenzioni, questo sì, danno fastidio. Io le riconduco a una condizione atletica non ottimale ancora, e qualcuno che deve ancora entrare del tutto nel clima partita. Però qua c'è Luigi che mi dice che è tutto a posto, perché mi sta tutto bene, e vabbè, in caso ci risentiamo poi più avanti. Va bene, Simo, chiudo qui la clip ricordando a tutti di iscriversi al canale, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, e ci sentiamo poi nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club.